Oggi non stiamo disegnando una semplice gonna, ma stiamo leggendo una struttura. Questa gonna midi drappeggiata Givenchy non nasce da un effetto decorativo, ma da una costruzione precisa. È un capo molto interessante che ci permette di analizzare diversi concetti modellistici, la piega baciata e la costruzione del drappeggio nel centro davanti. Quando lavoriamo su un capo di un altro stilista, soprattutto partendo da una fotografia, è comodo importare l'immagine nel file di lavoro. In questo modo possiamo consultarla continuamente, senza dover cambiare schermata. Creiamo quindi un rettangolo di lavoro. Per comodità utilizziamo una dimensione di 100 x 150 cm. Questo rettangolo servirà come area di riferimento. Ora inseriamo l'immagine della gonna come grafica, posizioniamo l'immagine al centro del rettangolo e assegniamo un'altezza di circa 140 cm per posizionarla correttamente. Ora la ingrandiamo finché non raggiunge una dimensione comoda per lavorare con precisione. Analizziamo la struttura. La base è una gonna dritta, l'orlo viene chiuso per costruire una linea a tubo. Il volume non è distribuito, è concentrato nel centro davanti. Le aperture generano il tessuto, ma non lo vediamo nascere. Confluiscono nel centro davanti e la loro origine viene nascosta da una piega baciata centrale. Questa piega parte dal punto vita e crolla verso l'orlo, fermando la sua caduta a metà lunghezza. Il volume non è libero, è determinato da una costruzione mirata a creare volume. La cintura lo stabilizza, i fianchi lo controllano e il dietro lo mantiene. Tutto succede al centro. Non è drappeggiato, è un volume costruito. È qui che cambia il metodo. Analizziamo anche la cintura. È piuttosto alta, probabilmente per sostenere il peso del tessuto, che si concentra nel centro davanti. Possiamo stimare un'altezza di circa 3-3,5 cm. Osserviamo ora anche le cuciture. La gonna presenta una sola cucitura, nel centro dietro. Il davanti e i fianchi sono interi, senza cuciture sui pannelli. Questo significa che il volume del drappeggio verrà ottenuto aprendo il modello nel centro davanti, suggerendo una costruzione a spicchio o semicircolare. Il dietro invece resterà pulito, con zip nel centro dietro e le due riprese, per adattare la gonna alla figura. E ora vediamo come si costruisce. Partiamo dalla base della gonna dritta, apriamo la nostra base in Claw 3D e la inseriamo nell'area di lavoro. Questa base è una taglia 42, lavora su una circonferenza vita reale di 68 cm che diventano 70 cm con la vestibilità. La circonferenza fianchi è di 94 cm, ovvero 96 cm con la vestibilità. Eliminiamo i duplicati del davanti e del dietro, poiché la gonna è simmetrica, lavoreremo solo su metà modello. Procediamo ora con l'allungamento della gonna. Dall'analisi dell'immagine stimiamo una lunghezza complessiva di circa 80 cm. Selezioniamo quindi due segmenti dell'orlo e li estendiamo di 20 cm ad angolo retto. Utilizziamo lo strumento del Sansa perimetro cartamodello in estensione. Eliminiamo subito i punti e le linee di costruzione che non ci servono più. Ora interveniamo sulla chiusura dell'orlo. Abbiamo visto che la gonna si restringe leggermente verso il fondo. Partendo dal fianco, sia sul davanti sia sul dietro, togliamo 2 cm sull'orlo. In questo modo otteniamo la tipica linea della gonna a tubo. Puliamo poi i fianchi, eliminando i punti curva. Ripetiamo l'operazione anche sul dietro. Prima di lavorare sul davanti sistemiamo il dietro della gonna. Poiché il capo è aperto nel centro dietro, rientriamo leggermente la linea del centro, creando una piccola ripresa. Aggiungiamo quindi un punto a 1,5 cm e ricostruiamo la curva del centro dietro, più accostata nel primo tratto e leggermente più morbida nella zona dei glutei. Ora recuperiamo la misura tolta aumentando il vertice della ripresa di 0,75 cm per lato. Controlliamo poi che la lunghezza della linea resti invariata. Aggiungiamo anche un punto a 2 cm oltre in fianco del centro dietro per l'apertura della zip. Passiamo ora alla costruzione del davanti. Dall'immagine osserviamo due pieghe che partono dal centro davanti, con profondità verso l'alto. La loro profondità è importante e termina circa all'altezza del fianco. Stimiamo una profondità totale di circa 15 cm per ogni piega, quindi 7,5 cm a piega chiusa. Per costruirle, spostiamo il punto di partenza delle pieghe nel centro davanti, a 8 cm dal punto vita. Aggiungiamo una tacca a mezzo centimetro sotto la linea vita. Questa tacca definisce il punto di appoggio della profondità delle pieghe, evitando un eccessivo spessore nel punto vita quando la piega viene ripiegata e bloccata nel centro davanti. La prima piega si appoggia subito sotto l'addome, dunque posizioniamo il primo punto a 12 cm sulla linea del fianco. La seconda piega invece parte a 5 cm sotto la linea dei fianchi. Con lo strumento pienezza punto apriamo la piega in basso di 15 cm.
partendo dal punto a 5 cm sotto il fianco. Per la piega superiore utilizziamo anche la profondità della ripresa del davanti, che crea una prima apertura di circa 3,9 cm. Per ottenere la profondità totale di 15 cm, apriamo quindi un secondo spicchio, pari a 11,1 cm, partendo dal punto a 12 cm creato in precedenza. Verifichiamo che l'apertura complessiva sia corretta. Ora individuiamo la metà di ciascuna apertura e inseriamo i punti che rappresentano la metà profondità delle pieghe. Segniamo anche le tacche di riferimento per la piegatura. Eliminiamo la ripresa originale che non ci serve più. Controlliamo infine che la metà circonferenza vita sia rimasta invariata, nel nostro caso a 35 cm. Puliamo ora il cartamodello eliminando i punti inutili e ricostruendo i fianchi. Allineiamo davanti e dietro, rialziamo il davanti che ha perso lunghezza nella rotazione. Controlliamo nuovamente che la misura della vita sia corretta e uniamo i due pezzi. Ricordiamo infatti che la gonna avrà un'unica cucitura nel centro dietro. Controlliamo anche la circonferenza fianchi. Deve essere superiore a 48 cm. Nel nostro caso siamo intorno ai 55 cm. Quindi la vestibilità è corretta, anche per consentire la leggera sborsatura a fine pieghe. Passiamo ora alla costruzione della piega centrale nel davanti. Duplichiamo il segmento del centro davanti di 4 cm più 4 cm. Stiamo lavorando su metà modello, questo produrrà una piega visibile di 8 cm. Estendiamo poi verso l'alto di altri 8 cm per recuperare il tratto iniziale, fino al punto vita. Apriamo ora i due spicchi che genereranno il drappeggio. Il primo spicchio viene aperto di 40 cm ed il secondo di 50 cm. Nel lato più esterno posizioniamo un punto a 50 cm dal vertice superiore. Questo servirà per ridisegnare l'orlo del davanti. Tracciamo quindi la nuova linea dell'orlo con lo strumento linea poligono interno, collegando questo punto con il dietro, all'altezza del fianco. Creiamo una curva morbida con lo strumento modifica curva. È importante che nel centro davanti rimanga un angolo retto, questo garantirà una caduta pulita del capo. Ora allineiamo il modello e impostiamo il dritto filo. Il centro davanti deve risultare parallelo all'asse verticale del tessuto. Procediamo con l'impostazione delle cuciture. Chiudiamo le due pieghe a metà, la profondità da 15 cm, una volta chiusa diventa 7,5 cm. Questa viene fissata nel centro davanti, subito sotto il punto vita, in corrispondenza della tacca a 0,5 cm. Duplichiamo ora il cartamodello con la funzione simmetria con cuciture, per ottenere la gonna completa. Ora costruiamo la cintura. La metà del punto vita misura circa 35 cm. Costruiamo quindi un rettangolo lungo 70 cm, più 2,5 cm per il sovrapposto del dentino di chiusura. Impostiamo l'altezza della cintura a 3,2 cm. Segniamo con una tacca il dentino e il centro davanti. Distribuiamo poi le misure tra davanti e dietro, verificando che corrispondano alla misura della vita. Duplichiamo la cintura per ottenere anche l'interno cinta. Attiviamo il render piega nella linea di piega, nelle proprietà, per facilitare il montaggio. Impostiamo la cucitura anche nel centro dietro. Inseriamo ora bottone d'asola. Il bottone avrà un diametro di circa 1,6 cm e l'asola sarà circa di 1,8-1,9 cm. Verifichiamo che la distanza dal bordo sia circa di 1 cm. Applichiamo i margini di cucitura di 1 cm su tutto il modello. Infine, passiamo ora alla simulazione sull'avatar. Posizioniamo la gonna sul corpo e avviamo la simulazione. Per facilitare il montaggio, blocchiamo la vita utilizzando una misura di circonferenza dell'avatar. In questo modo la gonna resterà correttamente posizionata sul punto vita. Sistemiamo la cintura, chiudiamo bottone d'asola e lasciamo assestare il tessuto. Per migliorare la qualità della simulazione, impostiamo il Particle Distance a 10 ed aggiungiamo lo spessore di rendering. Applichiamo infine il tessuto stabilito, in questo caso il Crep KD. La cintura verrà rinforzata con un adesivo leggero per dare struttura al capo. La costruzione è completata, il volume è controllato e questa è la differenza tra disegnare e costruire. Abbiamo costruito il cartamodello, ma soprattutto abbiamo costruito il volume.
perché la modellistica non è disegnare forme, è costruire struttura.